Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. In questa puntata vi parliamo di una nuova parte del nostro progetto che è partita e alla quale potete partecipare fino al 15 maggio. Si tratta di un concorso fotografico e il suo titolo è #LaTuaEuropa. La tua Europa è un concorso fotografico aperto a tutti, chiunque voglia partecipare, che consiste nel raccontarci attraverso uno scatto la vostra visione dell'Europa, dove la incontrate quotidianamente, oppure che impatto ha avuto sulla vostra vita, o ancora come la vorreste migliorata. Il limite è soltanto quello della fantasia e naturalmente il mezzo è l'utilizzo di una fotocamera. Una parte del concorso avviene su Instagram e per partecipare è sufficiente pubblicare il proprio scatto europeo o i propri scatti europei corredati dall'hashtag del concorso, #LaTuaEuropa, e dal tag alla pagina EU Factor Project, che è la nostra pagina Instagram legata appunto al progetto EU Factor. Le vostre foto più significative sulla vostra concezione di Europa diventeranno intanto un calendario di cui poi vi parleremo nei dettagli nelle prossime puntate e verranno anche presentate in un bellissimo evento che si terrà a Reggio Emilia, il Festival Fotografia Europea, che è proprio di scena in questi giorni. Ma c'è anche un'altra parte del concorso che avviene tramite canali diversi e che ha un obiettivo specifico, vale a dire le studentesse e gli studenti delle scuole superiori. Se volete partecipare con la vostra classe, c'è anche un gran bel premio in palio, la modalità cambia leggermente, però partiamo dal premio così vi invogliamo. Se vincete, se la vostra classe fornisce le foto migliori sulla vostra concezione della vostra Europa, la tua Europa, potrete andare a partecipare a una simulazione del Parlamento europeo a Roma presso il nuovo padiglione Europa Experience dedicato a David Sassoli. Europa Experience è un progetto diffuso di partecipazione ai processi decisionali dell'Unione Europea, una simulazione in piena regola dei meccanismi politici ancora ignoti ai più che regolano il nostro continente, l'interazione tra i Paesi membri e la macchina istituzionale che li guida. Non un gran salone, un centro convegno, una sede diplomatica, ma un luogo di vera partecipazione. È la casa dei cittadini. Noi vediamo spesso l'Europa un po' lontana, a volte burocratica. In realtà l'Europa è una grande democrazia e la linfa vitale di questa democrazia è la partecipazione. Ma certo, per far partecipare i cittadini dobbiamo anche dar loro la possibilità di capire come funziona l'Unione Europea e soprattutto come funziona il Parlamento, come funzionano le procedure per approvare le leggi nel più grande spazio economico nel mondo. Ecco, questo è un modo per far capire anche a chi vota la prima volta, anche ai giovani, come funziona il Parlamento, anche divertendosi, facendo dei giochi di ruolo e avendo la possibilità con delle tecnologie interattive di conoscere in maniera approfondita le istituzioni e tutto quello che fa l'Unione Europea. Per partecipare con la propria classe al concorso che porta a vincere un'esperienza europea, l'Europa Experience di Roma, bisogna seguire una formula un pochino diversa rispetto alla partecipazione su Instagram. Intanto la partecipazione avviene via mail, l'indirizzo è eufactor.project@gmail.com. Trovate un coordinatore, tipicamente un insegnante della vostra classe, vi mettete d'accordo con i compagni, inviate le foto, ciascuna corredata da una didascalia di al massimo 1500 battute, una breve didascalia, e recate assieme alla mail, nei contatti oppure nel corpo della mail, l'indirizzo mail del vostro docente coordinatore. Inoltre devono essere indicati naturalmente l'istituto e la classe di appartenenza. Le migliori classi se ne vanno a Roma a fare la simulazione di Europarlamento. Se vi serve un'idea da cui partire per partecipare al concorso #LaTuaEuropa, ve ne diamo 5, quelle solite, i 5 obiettivi di coesione dell'Unione Europea e di tutti gli Stati membri. Diventare più smart, più green, più connessi, più inclusivi e più vicini ai cittadini. Partite da lì o da dove vi pare, inviateci il vostro scatto se non siete studenti delle superiori o se siete studenti delle superiori e volete partecipare da soli, caricandoli su Instagram con l'hashtag #LaTuaEuropa e il tag alla pagina EU Factor Project. Se invece volete farlo con la vostra classe, via mail eufactor.project@gmail.com.
recando nome classe, nome dell'istituto e classe e mail del vostro referente. Comunque tutte le informazioni le trovate su www.eufactor.it se questo riassunto al volo non vi è stato sufficientemente chiaro. Si vince, come detto, una simulazione di seduta del Parlamento europeo che oltretutto ha una peculiarità, come tutti gli eventi simili, ad esempio il MEP di cui abbiamo parlato poche settimane fa. L'Europa non vi fa fare una simulazione così, per vostro divertimento o per vostra cultura, vuole anche sapere quello che avete fatto e utilizzare quel materiale per provare a costruire future politiche europee, cioè le cose che fate eventualmente se vincete e andate a Roma finiranno sui tavoli di Strasburgo. Un modello di consultazione dal basso che ha avuto grande successo anche nelle amministrazioni locali dell'Europa. In particolar modo vi citiamo l'esempio dell'Emilia Romagna e del Festival Youth, che è un grande evento che porta alla consultazione dal basso per creare le politiche giovanili o non, che anche quest'anno si è tenuto, è giunto a conclusioni che diventeranno progetti politici e che sarà oggetto di una nostra prossima storia di coesione. Andiamo a vedere che cosa hanno realizzato i ragazzi insieme alle istituzioni nel progetto Youth. Youth è il forum che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di mettere in piedi nel 2021, subito dopo la pandemia. Subito fuori dalla pandemia abbiamo deciso di andare nei territori. Abbiamo fatto un percorso di 9 tappe nel 2021, abbiamo incontrato i giovani, abbiamo fatto emergere quelli che erano i loro bisogni. Abbiamo terminato il processo agli inizi del 2022 con un decalogo di principi che i ragazzi ci avevano segnalato. C'era un grande disagio post-pandemico e ci chiedevano una psicoterapia possibilmente gratuita, ci chiedevano un bando per progetti direttamente fatti da loro, ci chiedevano un servizio civile ambientale ed è nato in questo senso il decalogo di Youth, dove 10 politiche sono state messe in campo. Sono stati potenziati gli sportelli della salute a livello territoriale con 2 psicologi in più in tutta l'Emilia Romagna in ogni spazio giovani, è stato messo in campo il servizio civile ambientale, è stato fatto il bando officina e altri 7 di questi punti approvati dalla Giunta. Nel 2022 siamo ripartiti con un obiettivo un po' più sfidante, nel senso che abbiamo fatto anche lì in attuazione della legge 14, che è la legge quadro delle politiche giovanili, abbiamo fatto una raccolta di quelli che sono tutti i programmi che la Regione mette in campo per i giovani, dall'urbanistica alla sanità, all'ambiente, al sociale, e siamo andati nel territorio, nelle tappe del 2022, le 18 tappe, a lavorare con i giovani su queste politiche che li riguardano. Queste raccomandazioni saranno poi inviate dalla Giunta all'Assemblea legislativa, perché anche l'Assemblea legislativa ne prenda atto di questo percorso di raccomandazione che i giovani ci hanno fatto. 2023-2024 noi abbiamo ragionato su quello che è il tema delle aree montane e delle aree interne, quindi vogliamo coniugare questo processo in un percorso di attenzione a questi territori più fragili, lavorando con le comunità giovanili del territorio. La nostra pillola di coesione termina qui, non prima di avervi ricordato di consultare il regolamento per il concorso fotografico #LaTuaEuropa sul nostro sito www.eufactor.it. Alla prossima!